Salve gente e benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Come avrete intuito, oggi parleremo dell'ennesima deriva creativa di James Cameron. Una deriva che col tempo sembra rappresentare sempre di più la sua ossessione e il suo monumentale ego. E nel farlo cercheremo di rispondere a una domanda molto semplice. Avatar è finalmente cresciuto? Accessing Multiverse. James Cameron è senza dubbio uno dei più grandi registi della nostra epoca, ma è anche un uomo profondamente tormentato dalle sue ossessioni. Gli abissi marini, la bioluminescenza, gli alieni e soprattutto il concetto filosofico di identità. Ed è proprio da qui che nasce Avatar. L'idea infatti comincia a prendere forma già negli anni 90, alimentata dai sogni ricorrenti e dalle ossessioni personali di Cameron. Il problema? All'epoca né la tecnologia né il cinema erano pronti e il risultato, a detta sua, avrebbe rischiato di essere ridicolo. Così Cameron ha fatto quello che solo Cameron avrebbe fatto, ovvero, invece di adattare la storia alla tecnologia dell'epoca, aspettò finché non poté piegare la tecnologia alla storia. Il risultato lo conosciamo tutti: una motion capture avanzatissima, un 3D finalmente credibile e un mondo alieno che finalmente era vivo. È una storia che, diciamolo senza troppi giri di parole, era praticamente Pocahontas. Sì, perché Cameron fin dall'inizio si era concentrato molto più nel mostrare le sue ossessioni che nel raccontare una storia davvero originale o profonda. I concetti spirituali di Avatar, infatti, non sono tanto parte della sceneggiatura quanto di world building. Ed è lì che Cameron ha investito davvero tutto se stesso. Alla sua uscita, Avatar fu un evento senza precedenti e ancora oggi è praticamente il film con l'incasso più alto nella storia del cinema. Eppure, dopo l'hype iniziale, praticamente nessuno ne parlò per anni. 13, per essere precisi. 13 anni è infatti il tempo che Cameron si è preso per ideare e sviluppare il seguito di Avatar, ovvero La Via dell'Acqua. O, come mi piace definirlo, un'incredibile demo tecnica di 3 ore su come rendere l'acqua perfettamente realistica. Ora, per essere chiari, quando uscì il primo film di Avatar, io avevo una cosa come 12 anni e ovviamente quel film mi piacque in modo spropositato e lo guardavo letteralmente ogni volta che ne avevo l'occasione. Era un film spettacolare, gigantesco e soprattutto sembrava venuto dal futuro. Però già all'epoca avvertivo una strana sensazione. E riguardandolo oggi, la mia impressione non è praticamente cambiata di una virgola, ovvero Avatar è un film tecnicamente pazzesco, uno spettacolo continuo per gli occhi, ma con una storia semplice e dei cattivi piuttosto stereotipati. Eppure, nonostante tutto, funzionava e funziona tutt'oggi. Quando arrivò poi il momento del sequel, la fiamma del me dodicenne si riaccese e andai al cinema per vedere il nuovo attesissimo film evento di Cameron. Solo che all'uscita dalla sala quella fiamma aveva già smesso di ardere da diverse ore e quello che sentivo non erano altro che delle braci. Manco fossi Deku nel finale di My Hero Academia. Perché sì, La Via dell'Acqua è un film tecnicamente incredibile, ha scene pazzesche e un focus sul popolo dell'acqua che ho apprezzato tantissimo, nonostante sia stato un filino troppo lungo. Ma il riciclo del villain principale del primo film, il riallacciarsi direttamente ai fumetti, la quasi totale assenza di una vera trama orizzontale e diverse scelte di sceneggiatura alquanto discutibili, mi hanno fatto storcere il naso e a tratti annoiare. Attenzione però, riconosco pienamente l'importanza di questo film sul piano tecnico. Su quello niente da ridire, ma se vuoi sequestrarmi per 3 ore, almeno mettici una storia solida. Ma torniamo un attimo al presente. Io il film lo sono andato a vedere il giorno stesso dell'uscita, ovvero mercoledì 17 dicembre, ed entrando in sala resto subito sorpreso di una cosa. Davanti a me c'era una coppia
completamente truccata da Na'vi. Inoltre vestiti, tessuti, colori, tutto richiamava l'estetica del film. Ora, attenzione, io non sono nuovo al concetto di cosplay al cinema, anzi, ma per Avatar sinceramente non me lo aspettavo. E poi mi accorgo anche di un piccolo dettaglio alquanto inquietante. Quella coppia aveva praticamente acquistato ogni singolo pezzo di merce disponibile. E lì ho capito che per venire al cinema quella sera probabilmente avranno acceso un mutuo. Ora, chiariamoci, io non ho assolutamente nulla contro il merce esclusivo del film, anzi, anch'io ogni tanto cedo al fascino e alla tentazione del collezionismo. Ai tempi di Deadpool e Wolverine, per esempio, ho presi il bucket con le manine di Wolverine, ecco. E anche stavolta ne ho preso uno, ovvero questo qui. Eccolo. Ma penso che stavolta qualcuno si sia lasciato un po' troppo trasportare. Perché questo non è più un bucket di popcorn. Questo lo è, non questo. Questo è un Ikran gigante, grande più o meno quanto un bambino di 2 anni che devi tenerti sulle ginocchia per 3 ore di film. E il prezzo? 90 euro. Cioè, vi rendete conto? 90 maledettissimi euro per un bucket di popcorn. Seriamente? Ma dove diamine arriveremo? Comunque, il film finalmente inizia e una cosa la apprezzo fin da subito, vista anche l'enorme durata della pellicola, ovvero non ci si perde troppo tempo a fare il riassunto. Sì, ti dà un'infarinatura generale, certo, ma dà per scontato che tu abbia già visto il secondo capitolo, nonostante la storia sia ambientata circa un anno dopo gli eventi del capitolo precedente. Il problema però è che la prima ora, quella introduttiva, non passava più. Cioè, per carità, necessaria per gli eventi successivi, ma se siete di quelli che con Avatar vanno in sofferenza, preparatevi, perché la prima ora si sente davvero tanto. E poi, c'è l'incipit del film, l'incidente scatenante, quello che mette in moto tutta la storia, che, non lo so ragazzi, mi è sembrato piuttosto un tutorial su come prendere pessime decisioni genitoriali. In certi momenti riesci anche a trovarci una sorta di logica dietro alcune scelte, ma la sensazione dominante resta una sola. Ma perché? E poi arrivano loro, il popolo della cenere, quelli che abbiamo visto ovunque nel marketing di questo film, quelli che sembravano i veri protagonisti. E attenzione, sono introdotti anche bene, sono fighi, hanno un'impronta visiva fortissima. Però qui arriva il più grande ma di tutto il film. Per una volta mi aspettavo che la storia si concentrasse su un'esplorazione di Pandora dall'interno, Na'vi contro Na'vi, fazioni, tribù, conflitti spirituali, e invece la sensazione è che questo popolo faccia spesso da spalla, da elemento di contorno, da terza forza che però non viene mai realmente approfondita. Ed è un peccato enorme, perché il concept che c'è dietro è davvero molto interessante. E Varang, interpretata magistralmente da Oona Chaplin, sì, la nipote di quel Chaplin, spacca tantissimo. Ha carisma, presenza scenica ed è una perfetta antitesi a Neytiri e Kiri. Ma a livello di spazio narrativo, mi sarebbe piaciuto vedere molto di più. Sul lato tecnico, invece, non c'è partita. Il film è letteralmente devastante. Il livello di fotorealismo è talmente avanzato che facevo continuamente fatica a distinguere cosa fosse reale e cosa no. Ed è inquietante perché ti rendi conto che Cameron sta giocando su tutt'altro livello. Tutto è maniacale. Texture, luci, pelle, occhi. E se nel secondo capitolo ci ha fatto dire wow, grazie all'acqua, qui si ha spesso l'impressione che stesse cercando di ridefinire la percezione stessa della realtà.
Qui però mi sento in dovere di fare una piccola critica personale. Io il film non l'ho visto in 3D perché porto gli occhiali e il 3D dopo un po', mi distrugge il cervello. Quindi ho scelto la sopravvivenza. Tuttavia, in alcune scene ho percepito delle sorte di micro movimenti di camera che mi hanno dato un feeling un po' strano. Ora, non so se questo dipende dall'uso di frame rate differenti, ma è una sensazione che ho avuto e che in certi momenti mi ha dato parecchio fastidio. Comunque, superata la prima ora, succede la magia. Il film cambia totalmente marcia e comincia ad alternare perfettamente azione e calma. E soprattutto, finalmente, non ho visto solo spettacolo, ma una vera evoluzione. Il tema del razzismo non è ridotto al classico «noi siamo buoni e loro sono cattivi». Qui si insinua in sfere più intime e complesse, come quelle familiari. E poi c'è la vendetta, la spirale, la guerra che si autoalimenta. Trattata bene, sì, ma inizio ad avvertire una sensazione strana, ovvero se Avatar continua così, ragazzi, non finirà mai. Ed è per questo che avrei voluto una direzione un po' più netta. La cosa bella però sono i personaggi che finalmente evolvono. Non tutti allo stesso livello, certo, ma rispetto al passato si vedono passi da gigante. E per la prima volta ho percepito la nuova generazione come coprotagonisti e non come palle al piede. I protagonisti storici restano le colonne portanti, sia chiaro, ma almeno qui si intravede un barlume di speranza. Fuoco e cenere è quindi l'ennesimo spettacolo tecnico e visivo, ma anche il primo Avatar in cui si avverte un pizzico di maturità in più. Purtroppo, però, lo scarso approfondimento sul popolo delle ceneri, alcune dinamiche riciclate, alcuni personaggi fin troppo stereotipati e la sensazione che questo film sia quasi un secondo atto della Via dell'Acqua, non mi convincono fino in fondo. Adesso però è arrivato il momento in cui non posso continuare a parlare di questo film senza entrare in territorio spoiler. Quindi, se non l'avete ancora visto, vi consiglio di fermarvi qui. Se invece l'avete già visto o gli spoiler non vi fanno paura, ci vediamo tra qualche secondo. Ok, ora possiamo parlare davvero del film. Partiamo da Spider. Tutta la linea narrativa del dobbiamo allontanarlo, dobbiamo salvarlo, dobbiamo eliminarlo e così via dicendo è potente, ma alcune scene mi hanno lasciato un po' perplesso. Tra queste c'è soprattutto quella in cui Kiri riesce a salvarlo connettendolo a Eywa e per permettergli di respirare, insomma. Quella è una scena fortissima, quasi rituale, molto emozionante e riesco anche ad accettare questa sorta di simbiosi con l'organismo che gli permette appunto di respirare l'aria di Pandora. Ma ragazzi, quando ho visto che gli stava crescendo anche il Kuru, là il codino che c'hanno per connettersi, anche no, mi è sembrato una scelta fin troppo comoda e soprattutto mi preoccupa la direzione che questa cosa potrebbe prendere in futuro. Bello invece è stato il rapporto con Kiri, che finalmente si evolve e smette di essere solo accennato. Sul personaggio di Quaritch invece devo ammettere che mi hanno fatto parzialmente ricredere sul nemico riciclato. Qui il film lo spinge dentro una vera e propria psicosi, perché ricordiamoci una cosa, lui non è veramente Quaritch, cioè è un corpo artificiale a cui sono stati impiantati i ricordi del vero colonnello. Quindi tecnicamente è solo un fantoccio che però cerca disperatamente di affermare la propria identità, concentrandosi sulle uniche due cose che lo fanno sentire reale, ovvero la vendetta contro Jake, ma soprattutto il senso di paternità verso Spider, che è anche l'unica cosa che lo ancora a una sorta di forma di umanità. Tuttavia, il legame che si sviluppa tra Quaritch e Varang mi ha lasciato parecchio confuso. Funziona? Sì, ma con molte riserve. Mi è sembrato
troppo accelerato, poco approfondito, e non ho ben capito se Quaritch venga plagiato da Varang o se sia semplicemente un'alleanza di comodo. La conseguenza però è solo una, ovvero che il popolo della cenere diventa il sidekick di Quaritch e Varang la sua amante. Ed è lì che praticamente tutte le mie aspettative sulla trama sono volate come cenere al vento. Perché, ora scusatemi un secondo, nello scorso film, Cameron, hai passato praticamente più della metà della pellicola a spiegarmi e a mostrarmi il popolo del mare, e qui che finalmente c'è qualcosa di veramente figo, me lo spieghi in 1-2 minuti mentre Quaritch è strafatto? Oh, diamine. Il rapporto con Jake invece evolve in un modo a tratti meno monotono. C'è finalmente quel pizzico di maturità in più che permette ai due personaggi di mettere da parte l'odio, anche solo per qualche istante, per concentrarsi sul bene dei figli. Loak invece ha uno sviluppo enorme, finalmente cerca la sua strada, la sua identità e cerca di affermarsi. La sua storia è emotiva ed è il perfetto esempio di come pessime decisioni genitoriali possano influire profondamente sulla psiche di un figlio. Neytiri invece è quella che mi ha colpito più di tutti. Vediamo il trauma trasformarsi in odio, un odio così profondo da mettere a repentaglio persino la sua famiglia. E quando torna indietro, quando capisce di avere sbagliato, ragazzi, quella scena è scritta benissimo. È così che si scrive un personaggio, Cameron. Ma dovresti farlo per tutta la durata del film, non solo in quella scena. Kiri, dal canto suo, finalmente inizia a servire a qualcosa, comincia a usare davvero i suoi poteri e la verità sul suo passato gli viene finalmente rivelata. Anche se c'è una scena che continua a non capire. Ovvero, quando vengono catturati e Kiri uccide alcuni membri del popolo della cenere tramite la connessione con le piante, secondo quale principio Varang capisce che è stata lei? Ma per me non ha senso. E poi Eywa. Il fatto di averle dato una faccia mi divide parecchio, perché nel momento in cui la rendi un personaggio rischi di togliere quella magia di entità planetaria, misteriosa e impersonale che avevi costruito nei film precedenti. Inoltre, ho avuto l'impressione che ci sia stato un cambio di percezione da dea madre a dea guerriera. Ora non so se mi sono perso qualcosa, però vabbè. E quando dopo la richiesta di Kiri, Eywa manda la fauna di Pandora a combattere, cioè questa distingue buoni e cattivi con una precisione chirurgica. Cioè, ma che è? C'hanno lo scanner integrato o che cosa? Detto questo, parlando di fauna, le nuove creature mi hanno fatto letteralmente impazzire. Le creature giganti usate come dirigibili dalla tribù dei mercanti. Le ho adorate, è un'idea geniale. E i calamari giganti che abbiamo visto sono stati fichissimi, ma i miei nuovi animaletti preferiti, e che sicuramente venderanno una quantità indecente di peluche, sono stati quei dolcissimi esserini tipo lontre che si sono visti sul finale e verso la metà del film, credo. Inoltre il ritorno di Turuk Maktu, l'Ikran gigante, mi ha fatto vibrare tutto. È dal film precedente che mi chiedevo dove diamine fosse finito e soprattutto perché non fosse stato richiamato per la battaglia finale. Qui diciamo che ci vogliono dare una sorta di spiegazione, ma che almeno per me non regge minimamente. Parlando di battaglia finale, finalmente, grazie all'intervento di Loak e Paya Khan, anche i Tulkun entrano in azione e soprattutto la tribù dell'acqua fa finalmente la sua figura e partecipa attivamente allo scontro, senza scomparire come nel film precedente. E la scena della moglie del capotribù che muore dopo aver dato alla luce il figlio è stato davvero emozionante. E parlando di emozioni, il film ha delle scene che sono davvero potentissime.
come quella degli Ikran che arrivano in stormo, o e soprattutto il popolo della cenere che taglia i Kuru ai nemici sconfitti, un chiaro riferimento allo scalpo delle tribù indiane, qui reinterpretato come taglio della connessione con Eywa. Ma allo stesso tempo ritornano dinamiche e cicli già visti, come Jake che raduna tutte le tribù sotto Turuk Maktu, i militari ridotti a NPC mandati a morire a caso e l'ennesimo scontro con Quaritch. E non posso non notare una cosa, ovvero se il primo Avatar mi ricordava Pocahontas nello spazio, beh, qui ogni tanto sembra di guardare Balla coi lupi su Pandora. Ora, il film globalmente mi è piaciuto e mi ha fatto anche divertire, prima ora a parte. Ma ho la sensazione che Avatar continui a girare sempre intorno allo stesso nucleo, ovvero il ciclo infinito di vendetta e odio. E sinceramente avrei preferito vedere una direzione un po' più chiara. Forse Cameron ce l'ha, ma io al momento non riesco a vederla. Ed è un peccato, perché Avatar avrebbe potuto diventare una saga con un fandom enorme, a livello di Star Wars o simili. Ma se solo avesse avuto fin dall'inizio una scrittura più solida e dei personaggi più memorabili. E voi cosa ne pensate? Fuoco e Cenere vi ha convinto o pensate sia stato l'ennesimo delirio di onnipotenza di James Cameron? Fatemelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!